A seguito della fecondazione del fiore operata dal polline, si sviluppa il seme. Schematicamente, in un seme si distinguono tre parti: l'embrione, il tessuto nutritivo ed il tegumento. L'embrione già riproduce in miniatura la struttura della futura pianta adulta. Infatti sono riconoscibili un abbozzo della radice, detta appunto radichetta, un abbozzo del fusto, detto fusticino, e una o più foglioline embrionali che compongono la piumetta o plumula. Il tessuto nutritivo è rappresentato dall'endosperma, che è carico di sostanze nutritive di riserva, che hanno infatti lo scopo di nutrire la piantina nelle prime fasi della germinazione. Solo quando i processi di fotosintesi si saranno avviati nelle foglie, la pianta diventerà pienamente autosufficiente. In particolare, nei semi delle dicotiledoni, queste sostanze sono accumulate nelle due grosse foglie cotiledonari. Le sostanze di riserva accumulate nei semi possono essere di varia natura. Nei cereali, come frumento e mais, prevalgono di zuccheri, in particolare l'amido. Nei legumi, ad esempio nei fagioli, sono prevalenti le proteine, mentre i grassi prevalgono in semi come quelli di arachide o di colza. Infine c'è il tegumento, che avvolge e protegge il seme. Il seme si può considerare come una capsula del tempo. Dopo la maturazione, infatti, si disidrata e rimane stabile e vitale per molti anni. Questo gli permette di passare indenne condizioni estreme di caldo, freddo o siccità. Quando poi le condizioni ambientali tornano favorevoli, il seme riassorbe l'acqua e, con la germinazione, si riavviano tutti quei processi metabolici che porteranno allo sviluppo di radici, fusto e foglie, fino all'avvio della fotosintesi, che è facilmente riconoscibile dal fatto che le prime foglioline cominciano a inverdire. I semi hanno un ruolo fondamentale nella società umana, fin dalle sue più antiche origini. Basti pensare alle prime civiltà nate in Mesopotamia migliaia di anni fa, che grazie alla produzione di grandi quantità di cereali riuscirono a sviluppare ed evolversi. Anche gli antichi egizi basavano la loro prosperità sull'abbondante disponibilità di grano, mentre le civiltà dell'Estremo Oriente basavano la loro alimentazione sulla produzione di riso. O ancora, le popolazioni Maya e Azteca del Centro America poterono progredire ed espandersi grazie alla loro capacità di coltivare il mais. Anche oggi la produzione della pasta, del pane e dei dolci è legata alla produzione della farina, che appunto deriva dai semi dei cereali. Così come anche il caffè si ottiene dai semi. Anche il cioccolato si ottiene dai semi. E le patatine fritte? No, quelle no. Però indovinate con cosa si friggono? Con l'olio di semi.